Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche generali per la seconda parte di gennaio 2024. Abbiamo il mago, amici del Toro, periodo di nuovi inizi, magari nuove azioni, nuovi progetti. Quando c'è la carta dell'alchimista è sempre io lo sento un po' come un jolly, nel senso che vi dice che avete tutte le doti, le capacità, gli strumenti, le conoscenze e le abilità per intraprendere un nuovo cammino. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla, se volete completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi e il link ai video per le previsioni del 2024. Vi ricordo anche che queste sono previsioni generali, possono riguardare il lavoro, l'amore, la famiglia. Io vi dirò qual è il movimento energetico più importante e voi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Allora abbiamo un imperatore, un asso di coppe, cavaliere di spade, due di bastoni, 6 di spade, carro e 7 di bastoni. Allora ragazzi, qui si tratta sì di un nuovo inizio, abbiamo anche un asso di coppe, può essere un inizio amoroso, una nuova avventura, semplicemente avventura intendo di vita, Però vedendo poi anche qui un 6 di spade e un carro, ci può essere come uno spostamento, un nuovo progetto, un viaggio, un trasloco. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Magari un cambio di sede lavorativa, per esempio. Allora, partiamo dall'imperatore. 9 di bastoni e regina di bastoni. Allora, l'imperatore potrebbe fare riferimento a un capo, a un padre, se per voi vibrasse come una stesa familiare, alla persona di interesse, però qui ho come la sensazione che ci sia una sorta di difesa nei confronti di questa persona o nei confronti, cioè come se qualcuno stesse difendendo se stesso o il proprio progetto da questa persona, perlomeno per così adesso la percepisco così, poi vediamo dopo. Andiamo a vedere l'asso di coppe. 9 di pentacoli, tre di coppe, morte e asso di bastoni. Vi devo dire che ho la sensazione che per qualcuno sia il lavoro, un nuovo lavoro da dipendente. Un nuovo contratto potrebbe essere e magari è per quello che c'è bisogno di trasferirsi o di fare dei cambi. Magari qualcuno cambia la macchina perché è un lavoro che è più distante rispetto a quello che si aveva prima e c'è bisogno, insomma, di un mezzo un po' più sicuro. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Comunque ragazzi, qui avete anche un asso di bastoni, quindi è un nuovo inizio. Vi dico, se è un qualche cosa di romantico, potrebbe essere una relazione a tre per qualcuno. E vi dirò che per diverse persone la persona occupata siete voi.
Allora, il cavaliere di spade è spiegato da un cavaliere di spade e un 2 di spade. Mm. C'è qualche o è qualche scappatoia che non riuscite a vedere, o è il fatto che qualcuno cerchi di scappare che non riuscite a vedere. Cavaliere di spade parla sempre di una persona che va dritto per le sue mete e non guarda in faccia a nessuno. Non gli importa niente di nessuno, lui ha quella meta, va e letteralmente non considera chi ha intorno. Quindi o voi siete questo re di spade e volete andare dritto verso il vostro obiettivo senza guardare in faccia a nessuno, o è qualcuno che tende un po' a scappare, a non guardare voi. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Cavaliere di Pentacoli e Regina di Pentacoli. Allora, quello che mi salta all'occhio è che ci potrebbero essere delle differenze. A livello di età, vi dirò, tra voi e questa persona. Sento questa persona molto posata, molto grave, vi devo dire. Mentre magari voi siete un po' più arzilli. Ho come questa sensazione, poi magari non risuona per tutti, magari anche al contrario. Però è come se vi dessero un... È interessante perché qui ho il cavaliere di spade, che è il cavaliere più veloce. ehm, Tutte le volte mi viene da dire dello zodiaco, del mazzo, mentre il cavaliere di pentacoli è quello più lento. Quindi è come se avessi bisogno di respirare un attimo, prendervi un tempo e capire che cosa c'è da fare. È come se ci fosse prima da vedere bene come gestire le proprie risorse, perché sì che le avete, ma bisogna anche saper mescolare in modo giusto i vari ingredienti per riuscire a fare la magia che fa l'alchimista, diciamo. Andiamo a vedere se di spade. Eremite 10 di coppe. Ragazzi, anche con l'eremita al contrario, ho come proprio la sensazione che qualcuno qui non voglia prendere consapevolezza di qualche cosa. Avete un 2 di bastoni e un 2 di spade. È come se ci fosse una sorta di cecità, di lotta interna, ma bisogna darle un peso. Allora, molto potrebbe arrivare dal tipo di educazione che avete ricevuto. Vi dirò, è un po' come se le carte vi dicessero, qualsiasi sia questo nuovo inizio, che sia lavorativo, che sia insomma romantico, che sia qualche nuovo progetto magari che c'è in famiglia, cercate di ponderare, di mediare quello che è la vostra fretta di avere il risultato, perché quello è l'ego, e diciamo, il rallentare per avere la capacità di vedere ogni singolo dettaglio, di mettere a posto tutte le cose che vanno messe a posto giorno dopo giorno. Perché qui c'è ancora da fare una sorta di pulizia mentale su quello che può essere il risvolto di questo asso di coppe. Andiamo a vedere il carro. Ho la sensazione, ragazzi, che qualcuno qui si stia tenendo, come si dice in gergo tecnico, i ceci in bocca. Come se qualcuno dovesse o volesse dirvi qualcosa, ma non venisse fuori. Questo non ve lo dico dalle carte, questo ve lo dico perché è una sensazione che ho io. E infatti abbiamo 2-2. Allora, questo carro è spiegato da un carro, guardate le carte, abbiamo un fante di spade dritto e un carro dritto, qui sotto abbiamo esattamente sotto la stessa carta un fante di spade, un cavaliere di spade al contrario e un carro al contrario. C'è questa sorta di ambivalenza, vado, mi muovo, però no, non mi muovo, cioè non so che direzione scegliere, so che devo andare, ma non so dove devo andare.
Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Mondo al contrario e re di denari. Ho come la sensazione che ci sia uno che rincorre l'altro, qualsiasi sia la relazione. Potrebbe anche essere familiare, però è come se pertanto che, che si faccia, è come se non si sappia bene dove andare. Ma perché? Perché c'è ancora questo due di spade, c'è ancora questa sorta di fretta, questo ho bisogno di vedere un risultato per capire che sono sulla strada giusta. Però qui avete anche la morte. La morte vi dice che c'è da lasciare indietro con certe attitudini, con certi... Guardate, qui avete, dietro la morte avete la regina di bastoni e il 9 di bastoni. E sento che qui è un po' come se vi dicessero di iniziare a fluire. Il fatto, l'ego ha bisogno di avere delle risposte, di avere dei risultati, ha bisogno di tenere le cose sotto controllo, perché è quello che è insicuro. Se uno si stacca dall'ego e dice, vabbè, ma come va, va. Poi se i risultati li ho, bene, se non li ho, bene lo stesso, perché mi sono messo alla prova, mi sono sfidato. Sì, si tratta di una sfida personale, secondo me, dove probabilmente c'è anche da muoversi da certe idee o da una situazione fisica. Wow, ragazzi, che interessante. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona, però qui con la distanza abbiamo qualcosa di molto forte. Quindi se fosse un nuovo lavoro può essere che vi dobbiate trasferire, può essere che dobbiate prendere letteralmente distanza da certe persone, da certe attitudini, che dobbiate troncare con certi anche vizi, mi dicono. Andiamo a vedere. Ok, grazie. Ragazzi, la pazienza e la guarigione. Vi dico, lasciate andare il controllo. Qui le cose devono seguire il loro corso. Come ogni cosa, tutto è un processo. E qui vi, appunto, vi ricordo un po' la pazienza. Guardate, in questo caso la carta è raffigurata con una donna incinta, quindi prendetela come vi risuoni in base al tipo di progetto che avete. Potrebbero volerci 9 mesi per progettare, per gestare questo progetto, o potrebbero essere anche 9 settimane, potrebbero essere 9 giorni, lì vedetelo voi che tipo di risonanza dare. Ehm, Però è come se il coltivare la virtù della pazienza vi portasse alla guarigione. Perché? Perché con pazienza fate una sorta di autoanalisi di tutto quello che non è più vostro, delle lotte egoiche che vediamo qui. Vi dico che in molte letture parto in un modo e poi sento altre energie, quindi diventa difficile certe volte fare esempi concreti. Comunque, distanza c'è, si parla di viaggi, si parla di movimento, di cambi di idee, si parla di qualche cosa di nuovo che inizia. Qua avete uno, due, c'era un altro asso? No, però avete il mondo, che è una carta di compimento, di chiusura. Come se ci fosse una sorta di indecisione, ripeto, sul che tipo di strada di movimento posso fare. So che mi devo muovere, so dove voglio arrivare, ma non so quale sia la strada migliore per arrivare. E comunque ragazzi, quando non siete sicuri, piuttosto non fate niente. Aspettate. Diventate osservatori della situazione. Lasciate passare del tempo. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Carta numero 4. L'imperatore è una carta numero 4 ed era la prima carta con cui abbiamo iniziato. Allora, questi oracoli sono come dei mantra per coltivare l'amor proprio, a me piacciono tantissimo, e dice: io sono rinnovato con
il calare di ogni nuovo giorno. A me questa carta fa un po' venire in mente lo switch, il cambio, il transfer tra quello che è, io le chiamo la modalità giorno, quindi quando si è fuori, quando si lavora, quando si fa una cosa, quando c'è la luce del giorno, quindi c'è attività fisica, motoria, e la modalità notte, quindi quando si è già, diciamo, vestiti da casa, in relax, o se non si è in relax, però perlomeno si fanno cose per se stessi, non è come di giorno che si lavora per gli altri fondamentalmente. E sì, vi invita, diciamo così, a prendervi un momento dove fare questa transizione. Bene, amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti con un like, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!